Ragazzi, siamo in un bunker dell'ultima guerra mondiale. In questa galleria dei ragazzi anni fa hanno sentito qualcosa. Quindi adesso abbiamo uno strumento, vediamo un po' se riusciamo a sentire. C'è qualcosa? C'è qualcosa? Io sento qualcosa qua, ma è tutto bagnato. C'è qualcosa lì in quella zona lì? Sento qualcosa qua. Allora, io scavalco quest'acqua. C'è qualcosa. Ma non sento. Cavolo. Cazzo, via! Bella ragazzi! Bella, Ragazzi, la Eric Hill ci ha mandato questo misuratore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, quindi sente anche la radiofrequenza da testare. Qua c'è il manuale di istruzioni, qua c'è l'USB per caricarlo e USB-C già. Che non è male perché tanti strumenti vanno a pile. Qua almeno si carica, non c'è bisogno di cambiare pile. E ha appunto Electric Mode, Magnetic, RF, radiofrequency, ma sarebbe campo elettromagnetico. Allora, questo qua serve in campo domestico, automobilistico, industriale, in ambienti, per testare la presenza di dispersioni di campo elettrico, cioè cavi elettrici magari che passano dentro una parete, campi magnetici. Chiaramente sono campi magnetici variabili, cioè non sente una calamita, sente una calamita se la teniamo in movimento oppure il campo magnetico generato da un impianto elettrico. Quindi campi magnetici variabili e radiofrequenza, cioè microonde, cellulari e altri elementi, altri dispositivi che generano campo elettromagnetico in radiofrequenza. Molte persone si preoccupano della loro salute in funzione della presenza di campi elettromagnetici, per loro potrebbero essere interessanti per dare una tranquillità. Se vicino al letto dove si passa la maggior parte della vita notturna ci sono queste presenze di campi elettromagnetici, altre persone non hanno questi problemi, non tutti sono sensibili a questo problema. Quindi adesso vi illustreremo punto per punto, facendo tante prove su tanti oggetti, su tante cose, l'efficacia di questo apparecchio. Adesso vediamo due oggetti, una plasma ball e un computer miniaturizzato con il suo alimentatore. Ora proviamo in radiofrequenza cosa sente. Per una cosa minima, il sensore radiofrequenza è su questo lato, mentre appunto abbiamo il sensore magnetico elettrico su questo. Vediamo l'alimentatore, è veramente ben schermato perché non emette niente per quanto riguarda la radiofrequenza, quindi non disturba ricevitori radio o roba simile. Il computer un pochino, ma anche i telefonini molto di più, vabbè. Allora, adesso proviamo invece il campo elettrostatico di questi oggetti. Una cosa bassissima, minima. Vediamo l'alimentatore switching, già butta qualcosa di più in questo punto, cioè scusate, ecco non guardavo sul, ecco qua c'è un punto, evidentemente c'è qualcosa di alta tensione, c'è comunque il trasformatore switching che ora vediamo come magnetico, sente un pochino, ecco no, è qua butta un campo magnetico variabile, quello che sente questo, perché non sente le calamite, sente i campi magnetici variabili. 15-12 microtesla. Chiaramente come ci si allontana il pericolo cessa. Vicinissimo lo fa, quindi non dormite con questo sottocuscino in funzione. Anche il computer ha la sua bella emissione,
ma bisogna proprio andarci vicinissimi, quindi è una cosa che non crea problemi. Allora, la Plasmable funziona sul principio di un Tesla coil, c'è un trasformatorino ad frequenza abbastanza elevata dentro, un sistema con un transistor. Ora stiamo vedendo il magnetico, evidentemente sente il campo magnetico variabile alternato generato dal trasformatore di Tesla qua sotto, e sul nucleo di ferrite sente di tutto. Pensate un po' che emissione, andiamo a vedere il campo elettrico quindi a questo punto. Radiofrequenza volevo vedere, e da questa parte non sente niente perché è una frequenza piuttosto bassa, quella generata dal sistema che alimenta questo. Allora, campo elettrico è veramente enorme, una cosa elevatissima. Se andiamo vicini addirittura va su al massimo, meglio non esagerare che si rovina anche. Allora, pensate che questo è un sistema con un piccolo praticamente trasformatore di Tesla che alimenta, diciamo, questo gas ionizzato che si ionizza. Pensate quella torre che aveva costruito Tesla e altri esperimenti che faceva, quanto campo elettrostatico, magnetico, elettromagnetico si è preso, delle quantità enormi per lunghissimo tempo, però non è morto per quello. E Marconi, anche lui, ha vissuto in mezzo a campi elettromagnetici giganteschi, aveva fatto un trasmettitore da 350 kW, eppure non è morto di quello. Invece Madame Curie è morta per la leucemia e radioattività, queste cose. Allora, adesso vediamo un'altra cosa. Allora, prima di testare il microonde, ringraziamo tutti coloro che ci hanno offerto un caffè. Ogni tanto ce lo facciamo. Adesso abbiamo il microonde. Possiamo vedere due cose qua. Allora, campo elettrostatico non ce ne dovrebbe essere, perché è un apparecchio chiuso in una cassa di metallo. Poi, invece, campo magnetico variabile alternato ce ne potrà essere, sì, perché abbiamo un grosso trasformatore, quindi ci sarà. E poi vediamo soprattutto la radiofrequenza, quella per le microonde. Quindi accendiamo il nostro apparecchio. Allora iniziamo a mettere dell'acqua dentro, perché non conviene mai usare il microonde senza niente dentro. Ora iniziamo col campo elettrico, vediamo un attimo, magari qualcosa da... non da niente, 1, 2, 10 qua su questo, che è una cosa minima. Allora andiamo a vedere il campo magnetico. Guardate, sente già il trasformatore che c'è dentro e spara una bella intensità di campo magnetico. Chiaramente il microonde è una cosa che si usa per quel poco, poi uno non ci sta abbracciato sopra, ma nessuno mai morto per il campo magnetico di un trasformatore. Adesso invece vediamo la radiofrequenza. Questa è la cosa più interessante riguardo un microonde. Vediamo un attimo. Ecco, qua abbiamo una fuoriuscita di radiofrequenza. Allontaniamoci, qua già diventa una cosa accettabilissima, quindi basta non mettere la testa qua contro perché è abbastanza elevata, niente di eccezionale, ma parecchio, diciamo parecchio elevata. Vediamo se c'è qualcosa qua intorno. Qua è tutto bello schermato, qua sulla fessura, eccola, ecco, esce più qua dalla fessura che non da il frontale. Chiaramente il microonde quando si spegne smette di emettere qualsiasi cosa. Ora testiamo questo wifi. Allora, intanto vediamo cosa c'è. Campo elettrico 0. Ah no, scusate, campo elettrico
Allora, campo elettrico un pochino, bassa potenza. Allora, campo magnetico. Qua è tutto spento, non ci sono campi magnetici variabili. E ora la radiofrequenza, questa è la cosa più interessante per quanto riguarda il wifi. Allora ci avviciniamo, vediamo un po' da che parte ha l'antenna. Qua sta, scusate, prende di qua la radiofrequenza, ecco, 4, ecco, da queste parti c'è l'antenna che emette il collegamento, deve essere qua sopra, devono essere penso un dipolo o qualcosa del genere. Qua diminuisce e quindi abbiamo visto, ecco, aumenta le due estremità, no, aumenta a quelle estremità là. Qua in mezzo c'è stato un picco, ecco qua 11, 14, 22, 27, quindi è qua l'antenna è da queste parti, l'antenna trasmittente. È una bella emissione. Chiaramente vediamo, l'importante è non viverci attaccati. Questa qua è una wifi collegata alla fibra ottica. Comunque basta stare a una certa distanza, non c'è nessun pericolo. Andiamo a vedere un'altra wifi che è, diciamo, il ripetitore di questa. Ecco questa wifi qua. Una delle antenne deve essere la ricevente, l'altra la trasmittente. Non sta trasmettendo, perciò partiamo con un video. Allontano il telefono, vediamo un po'. L'ho messa in funzione. Eh, 310, 1,94, è pochissimo potente questa rispetto a quella là. È veramente, ecco qua. Chiaramente dove c'è l'impedenza più alta in cima all'antenna. È momenti che tutte le volte che carica il video che ho messo su YouTube nel cellulare, tutti i pezzetti, si trasmette. Ecco, ora sta caricando un altro pezzo, è interessante questa cosa. Ora ha caricato, smette di collegarsi alla wifi, ecco di nuovo ne carica un altro pezzo, mentre qua non fa niente perché è l'antenna ricevente questa. Questa è la ricevente, ok. In qualche video ve l'abbiamo già fatto vedere, più che altro lo usavamo per fare qualcosa. Un trasformatore che da 220 porta a 8000 volt, piuttosto antico. Adesso vediamo un po' il campo elettrico, il campo magnetico che butta sta affare qua. Il campo magnetico anche sarà elevatissimo perché è un trasformatore a campo disperso che autoregola circa la corrente costante buttando fuori del campo magnetico. Se io lo cortocircuito diventa enorme la quantità di campo magnetico buttato fuori. Ecco, il campo elettrico, il sensore sul davanti, avviciniamoci, guardate che roba, non sto a fare scintille adesso, poi magari lo faremo vedere in un altro video, fare degli archi e scariche varie. Ci avviciniamo a un avvolgimento e qua va su di brutto, all'altro avvolgimento e qua va su di brutto. Tra i due decresce perché si elidono i due campi elettrici. E ora vediamo il campo magnetico. Ah no, l'avevo già trovato, eccolo qua. Il campo magnetico è feroce, anche se non l'ho cortocircuitato, se l'ho cortocircuito va a buttare un campo magnetico gigantesco. Guardate che roba. Adesso provo a staccarlo. Eppure siamo distantissimi. Questo qua genera veramente un campo magnetico variabile potentissimo. Questo è un vecchissimo trapano Star, sono tipo quelli da Black & Decker che ci hanno regalato. Vediamo un attimo, andiamo qua sul davanti, il campo magnetico che butta fuori.
come avete visto, si possono creare anche i grafici per vedere le variazioni e come avete visto a questa distanza comincia a non essere più impegnativo il campo magnetico che emette. Ora proviamo un avvitatore, sempre un motorino elettrico che si basa sul campo magnetico per il funzionamento, sempre con il grafico, vediamo un attimo. Avviciniamo moltissimo, giriamolo, ecco qua, ne butta di più sui lati, allontaniamo, e piccolissimo rispetto a quell'altro. Allora, adesso vediamo un attimo il cellulare cosa fa. Andiamo su RF, avviciniamo al massimo il cellulare, come vedete normalmente fa solo magari delle micro comunicazioni, dati che sono piccolissimi, brevissimi impulsi che non vengono nemmeno rilevati da questo apparecchio. Però adesso proviamo a fare una chiamata e facciamo una chiamata proprio qua, al fisso di qua, che abbiamo un fisso. Vediamo. Ecco, se innescato. Ora sta sparando bene, dobbiamo allontanarci, allontaniamoci pian piano, ecco, sta diminuendo tantissimo, sembra una tastiera di un pianoforte con i tasti neri e i tasti, bellissimo il grafico, allontaniamo ancora, è bello potente, È bello potente, guardate che distanza siamo. Segna ancora non una cosa pericolosa, ma riesce ancora a sentirlo. Riavviciniamoci al massimo. Eccole. Beh, stando tanto tempo vicino alla testa così, all'orecchio, non è che magari... Vabbè. Le microonde. Ora vediamo un attimo la differenza tra un vecchio alimentatore da cellulare col trasformatorino in ferro e rame e un alimentatore di un caricabatteria switching, quindi tradizionale trasformatore elettromeccanico e switching. Quelli di adesso sono tutti a switching, quindi a vuoto li proviamo adesso. Ecco, qualcosa fa. Bisogna fare così, bisogna andarci sopra, mentre adesso proviamo il campo magnetico variabile che produce questo che è il trasformatore. Come vedete è molto superiore, va fino fuori scala, ma allontanandoci diminuisce, non troppo. Allontaniamoci ancora, diminuisce, perciò se uno ha paura del campo magnetico variabile, queste cose qua vicino sul comodino, nella presa, lì vicino, potevano essere spaventose. No, non troppo, perché allontanandosi sparisce quasi. Adesso vi spiegheremo il problema di emissione del campo magnetico negli impianti elettrici di casa, quelli dentro i muri ad esempio. Abbiamo collegato una lampadina a questi due cavi. Qua c'è la 220, ne ho isolato uno a caso con questo tubo che non vadano a toccarsi, e qua veniamo, questo è il cavo della morte famosissimo, serve per collegare cose a 220 con la spina collegata alla presa. Allora, cosa succede? Ci avviciniamo e sentiamo che c'è la presenza di un campo magnetico, ma basta allontanarsi pochissimo che sparisce. Qua abbiamo i cavi vicini tra di loro, praticamente se in un momento la corrente fa questo percorso, nell'altro fa questo. I due campi magnetici si elidono se i cavi sono vicini, ma se già noi allontaniamo i cavi, vediamo un attimo,
ecco, ci mettiamo qua nel mezzo, abbiamo, anzi ci mettiamo qua su uno, abbiamo un certo, ecco, un certo segnale, ecco, per così, lo sente in questo senso. Abbiamo un certo segnale magnetico su tutti e due i cavi. Questo di più, no, più o meno, secondo come mi allontano mi avvicino. Invece quando sono vicini, abbiamo visto che solo da vicino sente un certo campo magnetico, ma basta allontanarsi. Ora togliamo la lampadina e mettiamo qualcosa di più potente. Colleghiamo una stufa. Adesso abbiamo messo su una potenza media, sui 1000 watt. Allora, rivediamo la stessa cosa. Ecco, adesso ne dà molto di più. Però come ci si allontana, diminuisce notevolmente. Se noi allontaniamo i cavi, guardate che roba, guardate. Allora, in certi vecchi impianti delle case hanno fatto dei paciughi. A volte un cavo che va a una presa, che va a una lampada, si attacca in un punto alla linea principale che c'è dentro i muri, l'altro va ad attaccarsi in un altro punto. Cosa succede? Che abbiamo dei cavi distanti tra loro e questo provoca l'emissione di un campo magnetico potente perché i due cavi sono distanti, ognuno crea il suo campo magnetico, non si elidono come i due campi magnetici, come quando i cavi sono vicini. Infatti è buona norma negli impianti elettrici non fare mai questo lavoro di passare un cavo uno dall'altro che vanno a un'utenza. Guai, perché si creano dei campi magnetici che tutt'al più possono anche disturbare certe apparecchiature elettroniche, a volte apparecchiature sensibili. Un'altra cosa, vediamo il campo elettrico. Allora, il campo elettrico, qua praticamente non c'è presenza quasi di campo elettrico, mentre qua c'è a bomba, perché questa combinazione, il nero è finito, ho messo la spina in un modo casualmente, che il nero è il neutro e il rosso è la fase. Se si avvicinano i due fili non è che cambia molto, perché il campo elettrico viene emesso un pochino, cambia perché il neutro, sì cambia perché il neutro fa da schermatura alla fase, quindi anche in questo caso si cambia parecchio perché uno scherma l'altro, si mangia il campo elettrico che questo rosso genera. E quindi sempre un altro discorso, che i cavi vicini vanno sempre messi negli impianti elettrici e mai distanti tra di loro, perché generano campi elettrici e campi magnetici variabili. Il campo elettromagnetico è un'altra cosa, il campo elettromagnetico è quello che abbiamo visto prima col microonde, col cellulare, queste cose qua, ma lo mettiamo la modalità RF. Infatti questo alla modalità RF, alla modalità potevamo fare una cosa, fare questo, alla modalità RF, alla modalità magnetico e la modalità elettrico, campo elettrico. Il campo elettrico sarebbe un condensatore, si propaga per accoppiamento capacitivo, il campo magnetico per accoppiamento induttivo. Se noi addirittura facessimo una cosa del genere, vediamo un attimo, moltiplichiamo il campo magnetico di un filo in più. No, questo sì, è elettrico, sempre mettiamo il magnetico, guardate qua che roba. Eccoli. Come abbiamo detto all'inizio, non sente una calamita, ma se la calamita si muove, segna, e così è la stessa cosa che fa un cavo elettrico dove circola corrente. Comunque, per chi volesse acquistare questo prodotto, metteremo i link come sempre nella descrizione sotto al nostro video, e Erikil ci ha promesso anche uno sconto per i nostri iscritti, per cui sempre nella descrizione troverete il codice sconto per acquistarlo. Come sempre grazie per aver visto il nostro video. Vi ringraziamo per il caffè che ci offrite. E con questo
Vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella, Bella ragazzi. ragazzi.